Benvenuti a tutti. In seguito alla puntata pubblicata a fine 2025 dedicata a 4 registrazioni per noi straordinarie, ci è stato richiesto dal pubblico di portarne altre, di andare avanti con questo format, chiamiamolo così, e quindi abbiamo deciso di portare altre 4 registrazioni che riteniamo essere molto importanti, belle e significative. E ce ne vuoi parlare, Enrico? Volentieri. Per la puntata odierna comincerei da un'opera musicale che per certi versi si può considerare come un'icona per molti aspetti. Sto parlando dei Carmine Burana. Molti conosceranno i Carmine Burana soprattutto per l'incipit o Fortuna. In realtà è un'opera straordinaria sia dal punto di vista musicale, anche per l'inventiva che ha avuto Karl Orff, sia per la resa sonora che è veramente notevole e straordinaria. Per certi versi un brano musicale di questo tipo, un brano che si presta a molte analisi. Dal punto di vista audiofilo, non possiamo non cominciare l'analisi citando la complessità dell'organico. Nella sua versione completa, i Carmina Burana necessitano di una grande orchestra, delle percussioni molto ampie, molto espanse a livello di quantità e di tipologie diverse di percussioni. Richiede la presenza di 3 solisti, un coro molto grande e il coro delle voci bianche. Capite che dal punto di vista anche semplicemente dell'ingombro fisico necessario per ospitare una massa di artisti così grande è qualcosa che è assolutamente inconcepibile da pensare che possa essere realizzato, suonato all'interno di mura domestiche. Per cui già si pone un grande problema, ovvero quando ci avviciniamo alla riproduzione di brani musicali di questo genere, c'è da tenere presente alcuni aspetti molto importanti, ovvero innanzitutto, come accennavo un attimo fa, dal punto di vista delle dimensioni è qualcosa che è assolutamente incompatibile con le dimensioni di un ambiente domestico. Per cui, anche ammettendo che ci possono essere delle tecniche di presa sonora che riescono in qualche modo a catturare un soundstage realistico come rapporto di dimensioni, dobbiamo essere consapevoli fin dall'inizio dell'ascolto che comunque si tratterà di un'illusione solo parziale. Inseriti in un certo ambiente abbiamo la percezione anche psichica di essere inseriti in un ambiente di una certa dimensione, ma stiamo ascoltando qualcosa che in realtà necessita di dimensioni molto più grandi. Per cui è come se all'interno del nostro cervello si crea una dicotomia che difficilmente può essere acquietata. Siamo in uno spazio piccolo ma stiamo ascoltando qualcosa di molto grande che non potrà mai essere così grande come quando lo ascolteremo dal vivo. Un altro aspetto importantissimo è legato alla dinamica che hanno questi brani. Chi ha avuto modo di ascoltare Carmine Burana dal vivo si sarà reso conto che ci sono dei passaggi dove anche dal vivo è quasi difficile sentirli, tanto sono bassi come intensità, ma quando abbiamo poi i crescendo o il pieno fra orchestra, coro e solisti, abbiamo una gamma dinamica che da riprodurre all'interno di un ambiente d'ascolto è veramente molto complicato. In basso si andrebbe quasi a confondere col rumore di fondo dell'ambiente. In alto saremmo sicuramente limitati o dalla capacità di sopportazione dei nostri vicini o dalla capacità dei diffusori di emettere pressioni sonore così alte in distorte. Questo per dire che è comunque una coperta corta, tant'è che molto spesso quando mi capita nelle fiere o persone che vengono a trovarci nella nostra sala d'ascolto, quando mi chiedono di ascoltare un'orchestra sinfonica o dei brani molto importanti, molto spesso mi rifiuto di soddisfare questa richiesta e se la soddisfo solo una volta che ho capito l'interlocutore che ho davanti se è in grado di prendere coscienza di questi limiti e quindi di modulare delle aspettative realistiche che possano essere soddisfatte. Ricordo chiaramente un po' di anni fa un signore che quasi in termini di sfida voleva sentire l'impianto come riproduceva il Dies Irae dalla messa di Requiem di Verdi. Io onestamente mi sono rifiutato perché avevo capito che dietro c'era semplicemente un atteggiamento di sfida ma non una consapevolezza realistica di ciò che un impianto di produzione è effettivamente in grado di fare. Personalmente mi è capitato di ascoltare Carmine Burana, penso un numero variabile, non ricordo esattamente, fra una quindicina e una ventina di volte, sia nella versione per
orchestra, sia nella versione molto interessante, fra l'altro, per 2 pianoforti e percussioni. Sono 2 universi sonori abbastanza diversi. Quello per grande orchestra, ascoltato in un teatro con un'acustica degna di questo nome, è un'esperienza d'ascolto molto entusiasmante. Ma altrettanto bella, anche se diversa, è l'ascolto dell'esecuzione per 2 pianoforti e percussioni. Questo perché solitamente la versione per 2 pianoforti e percussioni viene suonata in auditori più piccoli. Il vantaggio di questa soluzione è che in un contesto più piccolo si ha alle volte la possibilità di essere seduti più in prossimità e di godere meglio, ad esempio, di tutta la palette espressiva che hanno le varie percussioni. Quando invece si ascoltano in teatro, inevitabilmente c'è una certa distanza che si interpone fra il punto d'ascolto e le percussioni, per cui certi dettagli, certe sfumature in qualche modo si perdono. Anche l'impatto dinamico, pur mancando la grande orchestra, l'impatto dinamico delle percussioni ascoltate più da vicino risulta veramente interessante. Per citare qualche aneddoto legato agli ascolti dal vivo, comincerei con il primo in ordine cronologico. Ecco. Ricordo che anni fa, era probabilmente metà degli anni 90, in una piazza all'aperto in Bergamo Alta, fra l'altro una piazza che si prestava molto bene perché non molto grande, ma raccolta con dei muri degli edifici abbastanza alti, per cui il suono che veniva emesso rimaneva confinato all'interno di quel contesto, era veramente notevole. Insomma, arrivo lì con un po' di anticipo, studio un po' la disposizione dell'orchestra, ero seduto mi pare in seconda o terza fila. Come tutti sanno, nei Carmina Burana c'è un ruolo della Gran Cassa che è particolarmente presente. Io ero seduto nella posizione un po' a destra, vicino quasi alle percussioni, vicino alla Gran Cassa. La mia aspettativa di ascoltare finalmente quell'opera con una Gran Cassa presente dal vivo si era creata, abbastanza interessante, ma è miseramente caduta a terra questa aspettativa quando ho visto che la persona addetta a suonare la Gran Cassa in realtà era una fanciulla piuttosto esile, invece che un maschio corpulento. Però mi sono dovuto ricredere al primo colpo di timpani di Gran Cassa, perché tanto era esile la figura, ma tanto era energica, ecco. Quindi me lo sono per certi versi immaginata dal ruolo di moglie di un'ipotetica coppia dove il marito avrebbe dovuto in qualche modo rapportarsi con lei con una certa cautela. Invece in ordine cronologico inverso, una delle ultime occasioni, probabilmente dal punto di vista della percezione sonora la migliore di tutte, è stata presso il Teatro Regio di Torino. Come probabilmente mi è già capitato di accennare, quel teatro ha un'acustica veramente notevole. È uno dei pochi teatri italiani che ho avuto modo di frequentare dove la riproduzione della gamma bassa e medio-bassa è molto interessante. Abbiamo un'estensione del basso veramente fino all'infrasonico, un basso che rimane sempre molto teso, diciamo una riproduzione pressoché ideale del basso, ma anche l'impasto sonoro dell'altra gamma di frequenze è molto equilibrato, quindi se si è in una posizione favorevole, quindi non magari in prima o seconda fila, ma nelle file comunque vicino all'orchestra, la resa sonora è veramente notevole. Se osserviamo com'è l'organico strumentale, coro e solisti, di un'opera come quella e immaginiamo i limiti delle tecniche microfoniche, dobbiamo partire nell'analisi delle registrazioni che sono state fatte di quest'opera da un punto assolutamente importante, ovvero che qualunque registrazione prendiamo è uno degli n modi di poter catturare questo suono, ma che non coinciderà mai con quello che avrebbero potuto sentire le orecchie dell'ascoltatore poste in quell'ambiente d'ascolto. Questo perché i microfoni ascoltano con una metodologia, con una geometria che è totalmente diversa rispetto a quella dell'orecchio umano. L'orecchio umano poi è in grado di, per certi versi, cancellare il contributo ambientale e quindi come di isolare perfettamente l'emissione sonora dello strumento dal campo riverberato, cosa che il microfono non è in grado di fare. Quindi nell'analisi delle varie registrazioni teniamo bene in considerazione questo aspetto. Non è possibile disgiungere Carmina Burana dalla figura di Carl Orff, anche se per certi versi Carmina Burana rimangono nelle opere di Carl Orff come un elemento unico e raggiungibile,
Personalmente ho cercato di esplorare anche diverse altre sue composizioni. Qui abbiamo due cofanetti relativamente alla sua opera di musica poetica e devo dire che sono molto lontani come impostazione sonora e artistica rispetto ai Carmina Burana. Questo era Carl Orff. Venendo ai Carmina Burana veri e propri, come probabilmente sapete, l'opera musicale trae origine dal fatto che a un certo punto sono stati riscoperti dei canti medievali che si chiamavano appunto i Carmina Burana. No, perché di base era fondamentalmente diversa a ciò che ha poi realizzato Carl Orff, il quale si è ispirato a questi testi. Esistono comunque in commercio diverse edizioni di Carmina Burana intesi come musica rinascimentale. Quindi vediamo alcune edizioni. Questa è un'altra opera di Carl Orff che non sono i Carmina Burana. Venendo ai Carmina Burana, personalmente ho cercato di entrare in possesso di tutte le edizioni che ho potuto trovare. Qui facciamo una carrellata delle copertine più interessanti, edizione dell'RCA. Questa è un'edizione molto particolare a livello artistico perché il taglio che ne viene dato è molto diverso rispetto a quello che ordinariamente si sente nell'esecuzione di Carmina Burana, ma molto interessante dal punto di vista musicale. Questo è un disco dalla EMI e qui abbiamo i due classici iconici della Deutsche Grammophon. Questi sono i Catulli Carmina, sempre un'opera di Carl Orff. Ecco, e qui arriviamo a quella che secondo me rappresenta l'edizione in assoluto migliore disponibile dei Carmina Burana. Come dicevo, a mio avviso questa è l'edizione ancora migliore dei Carmina Burana. Perché dico ancora migliore? Perché è un'edizione della Telarc registrata nel novembre del 1980 e uscita come disco nel 1981. Abbiamo le fotografie della sessione di registrazione. Qui si può vedere, come accennavamo prima, la complessità dell'organico strumentale e delle voci presenti. Perché dico che a mio avviso è l'edizione migliore che esiste in commercio? Innanzitutto, sotto l'aspetto artistico e interpretativo, è veramente difficile immaginare qualcosa di migliore, nel senso che sia la parte strumentale che la direzione d'orchestra, il livello dei vari solisti, il coro e il coro delle voci bianche è veramente eccellente. In tutte le altre edizioni che abbiamo visto, in qualche modo come se ci fosse uno sbilanciamento verso una parte o verso l'altra. In alcune edizioni abbiamo una parte orchestrale magari migliore rispetto a quello dei solisti, in altre abbiamo dei solisti migliori rispetto alla parte orchestrale. Se poi andiamo nell'ambito, per un audiofilo molto importante, legata alla tecnica di ripresa sonora, quindi al rendimento nell'ascolto attraverso l'impianto, tutte quelle che abbiamo fatto passare prima, e sarei tentato di dire anche decine di edizioni che ho potuto ascoltare su Qobuz o sulle piattaforme in streaming. I Carmina Burana, prima edizione della Telarc del 1981, ripeto, a mio avviso rimane insuperata. C'è un equilibrio nella ricostruzione prospettica, nella resa del coro, dell'orchestra e dei vari solisti che è eccellente. Come possiamo vedere, la Telarc ha registrato fin dall'inizio in digitale, utilizzava delle apparecchiature della Soundstream. Qui abbiamo una foto dell'epoca di questa apparecchiatura. Era un'apparecchiatura digitale a 16 bit lineari, quindi 16 bit PCM, frequenza di campionamento 50 kHz. All'epoca in cui è stata sviluppata questa apparecchiatura, quindi siamo a metà degli anni 70, non era ancora stato formulato uno standard per quello che riguarda l'audio digitale, per cui frequenze di 4400 piuttosto che di 48 erano ancora là a venire. Devo dire, tenendo conto del momento storico, con una frequenza di campionamento di 50 kHz erano stati già abbastanza larghi. A livello di caratteristiche sonore, il suono che esce da queste macchine, quindi in qualche modo caratterizza tutta la produzione Telarc di quegli anni, è un suono molto interessante perché ha una risoluzione ai bassi livelli veramente notevole, sarei tentato di dire migliore rispetto ai registratori a nastro dell'epoca. A livello di ricostruzioni ambientali,
chi ha fatto le varie prese del suono, missaggi e microfonizzazione erano persone veramente esperte e competenti. In un'opera come i Carmina Burana, l'unica pecca che in qualche modo ne esce è che probabilmente è dovuto alle apparecchiature utilizzate, quando il suono diventa molto forte, quindi si avviciniamo allo 0 dB, si assiste come una sorta di indurimento del suono, è come se in qualche modo perdesse un po' di capacità di risolvere i singoli dettagli, ma è qualcosa presente solo quando la musica arriva a livelli veramente molto alti e se ne accorge un orecchio particolarmente esperto. Diversamente rispetto ai dischi analoghi di quell'epoca, è indubbiamente un salto di livello in alto decisamente apprezzabile. Appena possibile la Telarc ha ristampato in CD tutte le sue opere. I Carmina Burana è stato uno dei primi a essere stati messi in catalogo. Infatti anche questo disco è uno dei primissimi proprio della Telarc. Ne ho comprate 2 copie quando ho potuto trovare un'altra perché non si sa mai. L'unico difetto in qualche modo che possiamo riscontrare a questa edizione è che è stata divisa solo in 4 tempi. Per cui ci sono dei brani abbastanza lunghi, durano 15 minuti, 10 piuttosto che 20, nei quali accedere alla singola sezione diventa per certi versi abbastanza complicato. Molto probabilmente questo deriva dal fatto che, essendo stato prodotto in origine in LP, non si presentava l'esigenza di dividerlo in molte tracce. Va detto poi che la Telarc è stata una delle prime, probabilmente anche per motivazioni commerciali, può essere che abbiano ricevuto delle sponsorizzazioni anche abbastanza interessanti. Appena si è affacciato sul mercato lo standard DSD e Super Audio CD, è stata una delle prime etichette, come dicevo, a lavorare pesantemente su questo formato, tant'è che nel 2001 è uscita questa versione, quindi una registrazione totalmente diversa rispetto a quella degli anni 80 dei Carmina Burana. Qui è stato fortunatamente risolto il problema dell'indicizzazione delle singole parti, ma a mio avviso la qualità complessiva di questa versione è decisamente inferiore alla versione degli anni 80, sia come resa sonora, il suono lo trovo abbastanza chiuso, cupo, non ha quella bellezza, quella libertà che aveva il suono degli anni 80 e anche a livello artistico e musicale preferisco di gran lunga la versione originale. Va detto che del CD ne sono poi uscite diverse versioni rimasterizzate per audiofili, eccetera, 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 una delle quali non abbiamo qua in questo momento il supporto fisico, è stata riversata in DSD partendo dalla registrazione originale degli anni 80 e hanno risolto anche in questo caso il problema dell'indicizzazione delle parti, per cui si può accedere facilmente alle sezioni di interesse. Qui abbiamo presente entrambe le edizioni. Qualcuno giustamente potrebbe porsi la domanda: ma è meglio l'edizione in LP o è meglio l'edizione in CD? Allora, dal punto di vista concettuale teorico, uno potrebbe dire: se la registrazione è già in digitale, passando dai 50 kHz di frequenza di campionamento digitale ai 4400 nel dominio digitale, è sicuramente meno invasivo che transitare attraverso una conversione fra digitale e analogico, il tornio di incisione, tutte le problematiche relativamente alla qualità del vinile, problematiche relativamente alla lettura del vinile, testina, braccio, giradischi, prefono, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il passaggio dal master originale a questo potenzialmente è ordine di grandezza migliore che neanche tutta la catena relativamente all'analogico. Avendolo ascoltato parecchie volte sia una versione che l'altra, dal mio punto di vista la pratica suffraga la teoria, nel senso che all'ascolto si ha la netta sensazione che il suono del CD sia in qualche modo più vicino al master originale, anche se non sappiamo com'è il master originale, perché personalmente non ho mai avuto la possibilità di ascoltarlo, ma si intuisce chiaramente che il passaggio attraverso il vinile si perde per strada parecchie cose. Allora, come abbiamo visto prima, anche in CD esistono parecchie versioni dei Carmina Burana. Partendo da questa, come ho detto, che considero il riferimento assoluto, ne abbiamo alcune
come questa che riprende la versione medievale. Qui andiamo alla versione di Carl Orff, questa è sempre di Carl Orff, praticamente tutte queste sono le versioni orchestrali che conosciamo. E le due della Decca. Rispetto ai CD che abbiamo visto, mancano quasi un centinaio di versioni che è possibile trovare su Qobuz. Direi che con impegno degno di miglior causa mi sono messo a ascoltarle praticamente tutte e rimango della mia idea che questa è inarrivabile rispetto alle altre. L'unica che in qualche modo si distingue fra tutte le altre è un'edizione della Decca degli inizi degli anni 60, la quale come presa del suono è molto equilibrata, nel senso che non privilegia né i solisti né l'orchestra né il coro, ma ha una netta sensazione di verosimiglianza del soundstage. Purtroppo, e devo dire stranamente perché in quegli anni Decca ha fatto delle cose molto interessanti, il suono di quella versione è affetta da una certa asprezza e da una certa durezza nella gamma media, un suono molto secco. La parte bassa e le percussioni sono molto in secondo piano, ma fra tutte le altre versioni probabilmente è quella che sarebbe da tenere più in considerazione. Ecco, un altro disco per noi veramente interessante di cui vorremmo parlare, o meglio, parti di questo disco, è l'album Chet Baker and Bill Evans The Complete Legendary Sessions, che ci ha colpito molto, in particolare in una situazione che abbiamo vissuto abbastanza di recente, insomma, l'anno scorso. La situazione alla quale facevi riferimento tu è stata l'edizione di gennaio 25 di Degustazioni Musicali. Avevamo scelto in quella circostanza di fare una sorta di esperimento, ovvero la sala era accessibile solo su prenotazione, un numero limitato di persone poteva accedere, le sessioni d'ascolto duravano 45 minuti, più un quarto d'ora per eventuali domande e ricambio delle persone, per cui allo scadere dell'ora c'era il cambio con le persone che si erano registrate. Nel form di registrazione era data la possibilità alle persone di indicare un brano di loro interessi, in modo che potessero ascoltare l'impianto con un brano loro noto e conosciuto per poter fare delle valutazioni migliori. E devo dire che questo particolare aspetto ha suscitato notevole interesse e ci ha dato la possibilità di scoprire dei brani molto interessanti. Tant'è ad esempio che fra le persone che si sono prenotate c'è stata una convergenza di 3 persone su un brano tratto dall'album cui tu facevi cenno. Ammetto le mie ignoranze, io non ho mai sentito quel brano. Prima di portarli in fiera li abbiamo ascoltati nella nostra sala d'ascolto e devo dire che è stata un'esperienza e una scoperta molto interessante. Detto per inciso, qualcuno ha formulato l'ipotesi che la nostra scelta di avere delle sessioni di ascolto a porte chiuse con persone che si dovevano prenotare è una scelta per certi versi un po' elitaria, come se il nostro intento fosse stato quello in qualche modo di, fra virgolette, tirarcela per distinguerci dagli altri. In realtà dietro c'è stata da parte nostra una riflessione molto profonda, ovvero qual è lo scopo di partecipare a una fiera, specialmente in un momento storico come questo, ovvero se confrontiamo questo momento storico con qualche decennio fa, la situazione anche della comunicazione è molto diversa, ovvero oggi voi potete ad esempio ascoltare questo video e è possibile fare una comunicazione a un certo livello di profondità fra in qualche modo chi realizza il prodotto e chi può essere potenzialmente interessato. Se andiamo indietro qualche decennio fa, l'unico trade union fra queste due entità erano o le riviste oppure la partecipazione alle fiere. Ma direi che oggi è possibile da parte di un utente potenzialmente interessato a un prodotto, attraverso i canali internet, acquisire tutte le informazioni che gli possono servire, sia riguardo alla costruzione fisica, ai principi di progettazione, alla filosofia del prodotto, diciamo tutto ciò che è la comunicazione e la conoscenza del prodotto in qualche modo può essere svolta anche in modo remoto. Quindi dal nostro punto di vista la riflessione qual è stata? Il senso della presenza fisica in una fiera è quello di poter offrire la possibilità in qualche modo di chiudere il cerchio e di ascoltare un prodotto in modo da abbinare alla conoscenza teorica di un prodotto anche
come un prodotto al lato pratico funziona, suona o è in grado di rendere la musica. Ma perché questo possa essere fatto in modo, non dico perfetto, ma quantomeno sufficiente, servono alcune condizioni al contorno non discutibili, ovvero ci deve essere silenzio nella sala, ci deve essere la possibilità di rimanere concentrati per un certo tempo su ciò che si sta facendo, non ci devono essere elementi di disturbo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste condizioni, tutti questi elementi sono non compatibili con una sala aperta comunemente, con le persone che entrano e escono, magari parlano a alta voce, qualcuno si mette anche direttamente davanti al diffusore perché vuole vedere come è fatto. Capisci che è un contesto che alla fine non soddisfa nessuno. Tant'è che in termini provocatori dico che negli ultimi anni il limite asintotico di risultato che si può portare a casa nella partecipazione a una fiera è non essere criticati. E capite che se uno deve investire giorni di tempo, energie, per ottenere come unico risultato migliore possibile il fatto di non avere delle critiche, a questo punto tanto vale rimanere a casa. Comunque ti criticheranno lo stesso, ma almeno non hai impiegato tutte quelle energie che servivano. Quindi è anche stato un rispetto verso le persone seriamente interessate, quello di poter offrire a loro una situazione controllata o il più possibile tranquilla per poter fare delle valutazioni. Detto questo, c'è sempre da ricordare una cosa, ecco, che accontentare tutti è assolutamente impossibile, per cui si tratta sempre di una scelta. Prendo l'occasione anche per toccare un argomento, ovvero molto spesso parlando della musica o del software musicale come supporto fisico o come ascolto in streaming, è come se si creasse, anche se non esplicitata magari in termini diretti, una sorta di competizione o di rivalità fra il supporto fisico e l'ascolto in streaming. Dal mio punto di vista è un atteggiamento che non ha particolare utilità e neanche senso, dato che le due metodologie possono benissimo convivere insieme. Non è che l'ascolto della musica in streaming in qualche modo è mutuamente esclusiva con l'ascolto del supporto fisico. Io personalmente sono partito in questo percorso molto legato al supporto fisico. In qualche modo vedevo l'ascolto della musica in streaming o comunque della musica liquida o dei file come qualcosa che in qualche modo andasse a togliere una sorta di sacralità del rito dell'ascolto della musica che in qualche modo imponeva la scelta dell'album, metterla sul giradischi analogico o dentro nel cassettino del CD, comunque tutte operazioni che in qualche modo predispongono l'utente dal punto di vista psichico a avere una maggiore concentrazione e un maggiore raccoglimento su ciò che si stava facendo. Quindi quando sono arrivato in qualche modo a sperimentare con la musica liquida, ci sono arrivato in qualche modo quasi forzando la mia natura a fare qualcosa che non le era particolarmente congeniale. Devo dire col senno di poi che è stata invece un'esperienza molto interessante, lo è tuttora, perché il grande vantaggio della musica liquida utilizzata correttamente è quello di avere a disposizione una biblioteca di brani che è pressoché sterminata. Anche le persone che hanno investito molto nel supporto fisico, alla fine, e se vogliono essere intellettualmente oneste, non possono non convenire che forse riescono ad avere una qualche frazione per cento di tutto ciò che esiste e che magari può essere anche molto interessante da ascoltare. L'album che ho appena citato ne è un classico esempio. Noi non avremmo mai avuto la possibilità di avere fra le mani immediatamente quell'album. Su Qobuz l'abbiamo trovato, l'abbiamo ascoltato e ci siamo resi conto che le persone che ci hanno suggerito, oltre ad avere un gusto molto interessante, bellissimo brano, ci ha consentito di scoprire qualcosa che non conoscevamo. Sì, è proprio così. Tra l'altro è un disco particolare perché raccoglie registrazioni fatte da Chet Baker e da Bill Evans alla fine del 58 e nella prima parte del 1959. È un disco dove dentro ci sono dei musicisti incredibili perché nella sezione ritmica, tanto per dire, ci sono in alcune registrazioni di questo album Philly Joe Jones e Paul Chambers, che sono rispettivamente batterista e bassista del Miles Davis Quintet, che in quegli anni registrò Round About Midnight, quindi si sta parlando veramente di livelli altissimi. E la cosa curiosa è che queste registrazioni non finirono in un disco comune, cioè Chet Baker and Bill Evans, ma finirono in due album di Chet Baker. Il primo, che si intitola appunto Chet, e il secondo è Chet Baker Plays the Best of Lerner and Lowe,
E il primo è decisamente più bello del secondo, infatti è nel primo album che compare questo brano, Alone Together, e è il brano che in assoluto ci ha colpiti di più. Non ho quasi parole sufficienti per descrivere l'esperienza d'ascolto di quel brano. Innanzitutto il pensare che è stato registrato alla fine degli anni 50, quindi oggi sono passati quasi 70 anni, risulta veramente incredibile. Ogni strumento rimane veramente molto ben definito nel suo contorno. Quello che è stupefacente di questo brano è la naturalezza di emissione che hanno i vari strumenti. Grandissima raffinatezza, suono che non diventa mai fastidioso, la sensibilità artistica con cui gli artisti stanno suonando è qualcosa che non può lasciare indifferenti. Si capisce subito che si sta assistendo a qualcosa di epico quasi. E per certi versi mi sento di dire che è proprio questo lo scopo di una catena di riproduzione. Prima parlavamo della contrapposizione fra musica liquida e supporto registrato. C'è un'altra contrapposizione che spesso viene citata, ovvero quello che la riproduzione non sarà mai come l'ascolto dal vivo. Perfettamente vero questo, ma sfiderei chiunque oggi, 2026, ascoltare dal vivo Chet Baker e Bill Evans. Capite che il fatto di avere a disposizione degli strumenti che ci consentono di spostarci quasi istantaneamente nel tempo e nei luoghi e nelle dimensioni storiche è qualcosa di estremamente affascinante. Mi sono dimenticato di citare un altro aspetto di questa registrazione, la batteria. Di primo occhito sembra quasi non esserci, è posizionata quasi all'estremo destro, suona con una grandissima discrezione, ma si capisce immediatamente che fa esattamente quello che deve fare, né di più né di meno. Se solo suonasse un po' più forte andrebbe a disturbare, se fosse un po' più piano non ci starebbe bene. Hanno fatto un lavoro che è assolutamente perfetto sotto qualunque ambito lo vogliamo vedere. Ora passiamo a un disco che ho scoperto grazie a te Enrico, proprio non l'avevo mai sentito e non è un disco comunque facilmente reperibile e mi dispiace per il pubblico perché pronuncerò sicuramente male tutto. Il titolo è Del Piemont als Pyreneus, che è un album del 2004 del gruppo folk catalano El Pont d'Arcalís, che è stato realizzato in collaborazione con il gruppo italiano Arion Dassa. Ed è un disco folk, un disco che fa riferimento alle tradizioni alpine e a brani cantati in occitano, quindi qualcosa veramente di molto molto particolare. Ce ne vuoi parlare visto che tu lo conosci così bene? Sì, diciamo, ho scelto di includere in questa selezione questo disco perché per certi versi è rappresentativo di una cosa molto particolare, ovvero gli audiofili spontaneamente, e anche assolutamente comprensibile questo, sono alla ricerca di registrazioni fra virgolette fatte bene e quindi si cerca la edizione super masterizzata eccetera, che abbia tutto. Vabbè, esistono però una serie di dischi che se li guardiamo sulla carta non hanno nessuna probabilità di soddisfare i requisiti audiofili, nel senso che per come sono state registrate, per il contesto che ha contribuito a produrre il disco, uno potrebbe dire che in partenza è una causa persa. Quindi l'audiofilo non troverebbe una grande soddisfazione nell'ascolto di un disco di questo genere. Ma nella mia esperienza ho visto che ogni tanto, devo dire abbastanza raramente, se dovessi buttare di una statistica direi nell'1 per 1000 dei casi, saltano fuori delle perle che a dispetto della loro tecnica quantomeno perfettibile, a dispetto di tanti elementi che giocano assolutamente a sfavore, riescono nel miracolo di ricreare una sensazione d'ascolto estremamente godibile, realistica, coinvolgente. Sarei tentato di dire in certi casi molto di più di quanto potrebbero fare dischi che come qualità di registrazione apparentemente sono eccelsi, ma poi al lato pratico rimangono quasi insapori. Innanzitutto mi sento di ringraziare chi mi ha fatto scoprire questo disco, come io l'ho fatto scoprire a te, qualcuno l'ha fatto scoprire a me in anni passati. E faccio riferimento ai fratelli Supegno di Pinerolo, all'epoca erano gli importatori del marchio MBL. Mi ricordo che in un'occasione in cui andai a trovarli, durante una sessione d'ascolto, mi misero un brano tratto da questo disco e direi che è stato subito una sorta di amore a prima vista, nel senso che
Al di là di un'apparente non aderenza ai canoni estetici dell'audiofilia classica, in realtà era un disco che aveva molte cose interessanti. Sono riuscito a salutarli facendomene dare una copia masterizzata. Purtroppo non sono mai riuscito a entrare in possesso del disco originale perché sembrerebbe essere assolutamente irreperibile, ma fortunatamente, e qui riallacciandoci al discorso di prima, lode e grazia alla musica liquida, sulla piattaforma di Qobuz, per esempio, il disco è assolutamente disponibile. Facendo l'ascolto fra la mia versione masterizzata e quello disponibile su Qobuz, direi che sono indistinguibili, quindi si può ascoltare senza particolare penalizzazione. Citerei anche un aneddoto simpatico relativamente a questo disco, ovvero dopo averlo scoperto e ascoltato mi sono informato se questo gruppo faceva dei concerti e vengo a sapere che dopo neanche tanti giorni, una domenica, ci sarebbe stato il concerto di questo gruppo. In un paio di ore di viaggio in moto arrivo in questo paese perso fra le colline e potete immaginare il mio disappunto quando, pensando di arrivare con notevole anticipo, nella mia mente il concerto era la sera, alle 9, 9 e mezza, 8 e mezza, una roba del genere. Sono arrivato là alle 18 del pomeriggio e quando ho visto che stavano sbaraccando tutto l'impianto, eccetera, mi è venuto il classico dubbio fantoziano, ovvero a che ora c'era il concerto, informato che mi fui e scoprì che il concerto era alle 3 del pomeriggio. Per cui poi non mi è più capitata la possibilità di ascoltarli, è rimasto un desiderio inespresso, ecco. Questo per dire, se dovesse capitare, informatevi molto bene sugli orari dei concerti. Entrando invece nel merito di cose presenti in questo disco, innanzitutto sono due cori, un coro folk spagnolo e un coro folk piemontese che si sono trovati insieme per realizzare questo disco. Più che questo disco hanno fatto una serie di concerti. Il disco è stato registrato dal vivo a Madrid. Si alternano durante l'esecuzione i due cori, i solisti che appartengono a un coro o all'altro, cantano alle volte in spagnolo o alle volte in occitano. Quello che si può percepire, specialmente quando entra il coro, un soundstage molto ampio e alcune cose molto interessanti, ad esempio nella traccia 12, dove ci sono delle percussioni. Sì, tra l'altro scusa se ti interrompo, ma questo lo sai perché te l'ho detto tante volte. L'elemento che mi ha colpito fin da subito quando ho ascoltato questa registrazione è proprio il livello di verosimiglianza degli elementi percussivi. E dico elementi percussivi perché molte non sono percussioni tout court, ma sono magari oggetti di uso comune o comunque percussioni tra virgolette giocattoli, cioè usano tantissimi strumenti e sono veramente molto molto tattili, molto veri. Comincia con il cantante solista che canta perfettamente in centro. Dopo pochi secondi sovrapposti alla sua voce c'è uno strumento percussivo di quelli che viene suonati così, praticamente un tamburo rotante fatto con delle lamine di legno che saltellano su un ingranaggio sempre in legno. Direi che ascoltato con il 99% degli impianti di riproduzione questo brano risulterebbe quasi inascoltabile. Nel senso che la voce potrebbe risultare abbastanza tagliente, un po' aspra nella gamma medio-alta e questa percussione sembrare qualcosa di metallico e di abbastanza fastidioso. Vi assicuro invece che in una catena di riproduzione in grado di riprodurre correttamente dalla musica e non dei numeri, ne esce qualcosa di molto interessante. È come se si potesse sentire chiaramente ogni lamella del legno che tocca contro il legno, quindi non è un rumore metallico, ma è un rumore che ha come una componente di calore al suo interno. La voce risulta estremamente affascinante come emissione e poi, dopo 20-30 secondi, il palcoscenico sonoro si apre e ai lati, sinistra e destra, c'è la percezione del coro che accompagna il solista. Dopo qualche secondo che è cominciato il coro, si sente sotto una percussione che si può supporre sia un tamburo non molto grande, ma un tamburo che sarei tanto a dire che è quasi commovente nella sua semplicità e discrezione con cui emette e fa quello che deve fare. Sarei tentato di dire che se questo brano ascoltato in condizioni controllate con una certa intimità non riesce a commuovervi,
molto probabilmente dovete cambiare qualcosa nella vostra catena d'ascolto. Beh, adesso in chiusura avremo un altro disco che tendenzialmente non è considerato audiofilo e direi purtroppo perché invece è un disco che ha una qualità di registrazione molto molto alta, che è appunto Il mio canto libero di Lucio Battisti. Nel corso delle puntate precedenti, non mi ricordo in che occasione, abbiamo già toccato di striscio questo tema. Direi che se lo vogliamo vedere nell'ambito delle registrazioni fatte da Lucio Battisti, il suo percorso si può dividere in diverse fasi. La prima fase è quella della Ricordi. I primi dischi sono stati registrati tutti con la Ricordi. Non me ne voglia la Ricordi o chi per esso, ma per descrivere la qualità sonora dei dischi da Ricordi dobbiamo fare utilizzo dei numeri negativi. Non c'è nessun numero che superi lo zero che possa descrivere per certi versi l'infamia sonora che esce da questi dischi. Come ho espresso anche in passato, l'idea che mi sono fatto è che gli studi o qualcosa all'interno del processo di produzione dei master della Ricordi utilizzasse delle apparecchiature probabilmente che all'epoca erano in qualche modo le prime apparecchiature a stato solido. Comunque hanno lasciato un'impronta sonora particolarmente evidente e purtroppo in nessun modo aggirabile. Anche tutti i tentativi di remastering che sono stati fatti poi nel tempo non hanno minimamente scalfito ciò che era il dato di base di partenza. Nel 1972 Battisti interrompe il rapporto con i Ricordi e fonda la sua etichetta discografica, la numero 1. Il mio canto libero è il primo disco realizzato con questa nuova etichetta. Devo dire che passiamo da numeri negativi quasi al vertice assoluto della qualità che si poteva fare, in tutto nel giro di pochissimo tempo. Qualunque brano prendiamo di questo disco, a parte la bellezza artistica dei brani, che è qualcosa che per certi versi è irraggiungibile, ma la cura e il dettaglio con cui sono stati posizionati nello spazio i vari strumenti, ma anche e soprattutto l'aderenza della sonorità di ogni singolo strumento a dei suoni veri, reali, analogici, densi di informazioni, di bellezza espressiva, è qualcosa che rimane veramente unico. Anche i brani che non sono il mio canto libero, se li ascoltate al buio con attenzione, scoprite tanti di quei dettagli di messaggio, ma anche di espressività artistica dei collaboratori che ha avuto, degli artisti che hanno suonato con lui, veramente notevole. Secondo me ci sarebbe da fare un monumento al fonico che ha concepito questa opera d'arte. Oltretutto segnalo un bellissimo video dove un famoso youtuber, un batterista, intervista proprio il batterista di questo disco che è Gianni Dall'Aglio e possiamo lasciare il video in descrizione perché la storia che racconta lui sulle registrazioni, sui backstage che sta dietro il mio canto libero è molto interessante. Il mio canto libero. Qui abbiamo i due antipodi, disco originale analogico di quegli anni e la conversione in CD. Anche qui qualcuno potrebbe chiedersi cosa è meglio. Allora, c'è da fare una premessa. È un disco che è stato stampato in tantissime copie, per cui bisogna vedere a quale copia si fa riferimento, se è una prima stampa, se è una riedizione. È un tema sul quale ci sarebbe molto da dire, tenendo conto che ormai sono dischi che hanno raggiunto, in alcuni casi, delle quotazioni che sono quantomeno discutibili. Ecco, uno deve avere un buon motivo per spendere certe cifre a fronte non si sa esattamente di cosa, perché poi sapere esattamente come è stato ottenuto il disco, quanto sia usurato, eccetera, è qualcosa che almeno dal mio punto di vista esula dallo spirito con cui io mi approccio all'ascolto della musica. Mi è capitato tante volte nei vari mercatini o nelle varie circostanze di intercettare dei dischi che dal punto di vista artistico mi sarebbe anche piaciuto acquistare, ma mi sono sempre rifiutato di spendere delle cifre folli semplicemente magari perché il disco presentava un errore di stampa e quindi è un disco molto raro. A me interessa quello che c'è dentro nel disco, che la copertina ci abbia l'errore di stampa o meno. Non sono personalmente così feticista dell'oggetto in sé da dover dedicare così tanta attenzione a dei particolari che alla fine sono irrilevanti per quello che riguarda la resa sonora e musicale di un disco. Versione CD. Allora, c'è da dire innanzitutto una cosa. La versione in CD a livello di mastering non è affatto male. Ce ne sono in commercio parecchie versioni, qui ne abbiamo ad esempio 3, ma
considerando il numero di edizioni speciali, di cofanetti che sono state dedicate a Lucio Battisti, di uscite magari presso qualche casa editrice diversa dalla casa ufficiale, eccetera, penso che ce ne siano in commercio decine delle versioni di questo album. Qui ne abbiamo 3. Questa è la versione originale, la prima fatta in CD appena negli anni 80-90 hanno cominciato a riversare dall'LP al CD. Questa fa parte di un cofanetto della Mogol Edition. Questa invece è una versione che quando è uscita faceva parte di una collezione della RCA di dischi in questo formato cartonato, ma apprezzabilmente stampati su un supporto dorato. Queste 3 versioni digitali suonano fra di loro in modo apprezzabilmente diverso. Perché anche da questo, per certi versi, è un mistero, nel senso che se il master digitale è lo stesso, che venga stampato su 1, 2, 3, dovrebbe rimanere esattamente inalterato. Lato pratico vi assicuro che non è così. Lascio a voi un po' il compito di immaginare, supporre o scoprire quale delle 3 versioni è quella che suona meglio. Piccola nota a margine, nella versione rimasterizzata, per in qualche modo dare una sensazione di unicità del prodotto, ogni cofanetto veniva fornito di uno spezzone, di un frammento del master originale. Allora, questo frammento sarà lungo all'incirca 6 cm. Se consideriamo la quantità di questi cofanetti che sono stati stampati, mi chiedo quanto dovesse essere lungo il master originale e soprattutto se può aver valso la pena il master originale tagliarlo a pezzettini per regalarlo con una mera operazione commerciale. Non aggiungo altro. Benissimo, siamo arrivati in conclusione di una puntata un po' sui generis rispetto alle nostre, perché non abbiamo parlato appunto di questioni tecniche o di apparecchi o di topologie circuitali, ma fondamentalmente di musica e dei dischi che ci piacciono. E se questo argomento per voi è interessante, segnalatecelo, scriveteci nei commenti e noi sicuramente avremo occasione di proporvi altri dischi. E come sempre vi invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.